Buon pomeriggio, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Geoscienza. Oggi faremo degli esperimenti molto interessanti con dei liquidi e proveremo ad estrarre dell'energia elettrica, della corrente elettrica, dall'acqua, o perlomeno, per essere più precisi, da diversi tipi di acque. Guardate, io qua adesso prendo quest'acqua, la tiro su con questa siringa e la metto in questo imbuto. Vediamo se ce la faccio. Sì. Dopodiché ne prendo dell'altra. Allora, la caratteristica che hanno questi liquidi è quella di avere dei gradi di salinità diversa. Ecco, vedete questo tubicino qua? Adesso, se io questo tubicino lo segno come riferimento, non so se si veda il segno che ho fatto col pennarello, forse adesso si vede meglio. Se noi aspettiamo un pochino, anzi immediatamente, guardate che già questo liquido sta salendo sotto i nostri occhi, vedete che è salito già di misura rispetto ai segni che io ho tracciato con il pennarello. Come mai questo liquido sta salendo? Lo chiediamo all'ospite di oggi pomeriggio, che è Doriano Brogioli, ricercatore presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca. Ciao Doriano, benvenuto. Senti, guarda com'è veloce rispetto al segno che abbiamo fatto col pennarello, come sta salendo velocemente questo menisco d'acqua. Come mai, Doriano? Stai vedendo l'osmosi, stai producendo energia usando acqua dolce e acqua salata. Cioè? Vogliamo spiegarlo? Sì, spieghiamolo bene. Lo facciamo visualmente. Allora, aspetta che io intanto sono colpito da quanto velocemente salga quest'acqua. Sì. Fammi vedere, io praticamente ho messo questo imbuto all'interno di una soluzione di acqua dolce, quindi scarsa non è una di sale, normale, poco sale, acqua del rubinetto. Acqua del rubinetto. Poi quella che ho messo qua dentro invece era acqua salata, che è salita. È salita. Come mai è salita? Perché l'acqua dolce è entrata da sotto. In mezzo tra le due, a separarle, c'è una membrana come quella che hai lì sotto, una membrana semipermeabile. Allora io adesso la tiro fuori, qui adesso un pochino di acqua uscirà e voglio farvi vedere questa membrana qui che sto toccando adesso, che è proprio come questa che avevo in mano io in questo momento. Cosa vuol dire semipermeabile? Semipermeabile vuol dire che è parzialmente permeabile, cioè permette il passaggio dell'acqua ma non dei sali. Quindi è permeabile all'acqua e impermeabile ai sali. Ai sali, esattamente. E attraverso questo principio tu vuoi produrre energia elettrica? Esattamente, se noi avessimo pazienza l'acqua salirebbe ben di più, arriverebbe a 200 metri d'altezza. Davvero? E questa energia, diciamo, che fa muovere l'acqua, adesso naturalmente qui è scesa perché io inclinando l'imbuto ho rovesciato un pochino di acqua, ma se lo lasciamo dentro adesso altra acqua entrerà. Continua a passare. E piano piano lui continuerà a salire. Fenomeno che si chiama osmosi. Allora, spiegamelo meglio con questa rappresentazione visiva. Dobbiamo ricordarci che l'acqua è composta da molecole. Queste sono molecole d'acqua. Quindi adesso io ho in mano, ingrandito milioni di volte, un barattolo di acqua dolce. Dove ci sono dentro soltanto molecole di acqua. Esatto. Il sale invece è composto da atomi carichi. Ad esempio, il sale da cucina è composto da cloro e sodio. Cloruro di sodio. Cloruro di sodio. Cloro carico negativamente, sodio carico positivamente. Immaginiamo che siano questi, rossi e blu. Dammeli. Vediamo di mescolarli. Allora, adesso io faccio l'acqua salata. Quindi mi metto il sale dentro l'acqua dolce e la agito. Agiti. Cosa succede? Che il sale va in soluzione. Eccolo qua. Non c'è nessun motivo per cui si debbano muovere, non li stai muovendo tu volontariamente, ma gli urti casuali li portano a distribuirsi in maniera uniforme all'interno dell'acqua. Questa è la soluzione. Ok. La membrana semipermeabile permette il passaggio solo dell'acqua, cioè delle palline bianche. Non del sale. D'altra parte, le soluzioni tendono spontaneamente ad andare in equilibrio, cioè a prendere la stessa concentrazione. Noi le abbiamo ingannate perché avevamo messo in mezzo questa membrana che permette solo il passaggio dell'acqua. Quindi, scusami Doriano, questa soluzione tende ad andare all'equilibrio, cioè ad avere lo stesso grado di salinità. Esattamente. Se in mezzo ci metto una membrana come quella che ci hai portato tu, si crea una pressione di acqua, quest'acqua tende ad andare
verso la zona più concentrata per diluirla. Esattamente, vuole diluirla. E questa pressione qua è la pressione osmotica. Pressione osmotica, esattamente. Tu ci hai portato anche una foto di un impianto che è stato costruito appositamente per sfruttare questa energia. E dove è stato costruito in questo? Norvegia. Quello a sinistra rotonda, che vedo, che cos'è? A sinistra è una turbina. Allora, le membrane semipermeabili come quella sono disposte in quei cilindri bianchi, in quei cerchi bianchi. Sono 2000 metri quadri di membrane, tantissimo. Quindi si produce un tale flusso osmotico da far girare la turbina. Quindi la turbina produce una quantità di energia sufficiente per 6-7 famiglie. Beh, complimenti. Guarda che intanto la pressione osmotica dell'acqua non solo l'ha fatta salire, ma addirittura arrivare in cima all'imbuto. Quindi è una maniera di generare energia abbastanza importante, no? Sì, si produce grosso modo con 1 litro d'acqua si produce 1 kilowatt. Quindi tu mi avevi detto che più o meno come se io prendessi 1 litro di acqua e lo facessi cadere da un'altezza di 200 metri. Senti, tu ci hai portato un prototipo che dimostra che cosa? La produzione di energia elettrica. In base a questi principi? In base a questi principi, utilizzando acqua dolce e acqua salata. Quindi spiegami come funziona questo prototipo. Dunque si basa su altri tipi di membrane, quelle che sono lì. Questi tipi di membrane sono di 2 tipi diversi. Sono un tipo permeabile agli ioni negativi, quello che è in mano in questo momento. L'altro tipo, quello bianco, sono permeabili agli ioni negativi. Scusami, quindi, uno negativi e uno positivi. Ai positivi, quello bianco e ioni positivi. Ok, perfetto. Ora, ne abbiamo impilate molte all'interno di questo dispositivo. Ecco, si vede perfettamente il pacco. Alcune decine. Sì. E faremo passare alternativamente tra queste membrane acqua dolce e acqua salata, facendola venire da questi 2 serbatoi che adesso riempiremo. Fammi capire bene il principio, però. Noi abbiamo un'animazione che lo dimostra. Sì. Possiamo vedere l'animazione. Qui abbiamo il flusso d'acqua dolce, il flusso d'acqua salata. Questi 2 flussi vengono fatti passare dalle 2 parti di una membrana. Ecco, abbiamo queste 2 membrane, a destra e a sinistra. Sono permeabili rispettivamente agli ioni positivi e negativi, quindi gli ioni passano solo dal lato dove possono passare, generando un accumulo di cariche. Poi con 2 elettrodi possiamo raccogliere gli ioni negativi a sinistra e gli ioni positivi a destra. Allora, noi abbiamo usato dell'acqua salata, in questo caso il sale si scinde in 2 particelle, il sodio è uno ione positivo e il cloro invece è uno ione negativo, cioè un atomo che ha una carica leggermente negativa, mentre invece il sodio ha una carica leggermente positiva. Tu li separi? Li separiamo e in questo modo agli estremi mettiamo degli elettrodi e raccogliamo della corrente. Riusciremo ad accendere un piccolo display. Proviamoci immediatamente. Allora, tu hai dell'acqua dolce, io ho dell'acqua salata. La mettiamo qua dentro. È incredibile che solo dalla differenza di salinità dell'acqua si possa trarre della corrente elettrica. Com'è che si chiama questo apparecchio? Elettrodialisi inversa. Ha qualcosa a che fare con la dialisi? Parzialmente perché usa le membrane. Allora abbiamo anche un terzo serbatoio con questo liquido. In realtà il liquido serve solo per bagnare gli elettrodi ed evitare l'elettrolisi. Ma non si consuma, in realtà scende, ma possiamo riportarlo sopra. Perfetto. Mentre invece il motore di questa macchina sono questi 2 recipienti. Questi 2 recipienti con acqua dolce e acqua salata. Fantastico. Iniziamo a far scorrere il liquido all'interno della cella. Quindi dai serbatoi il liquido passa nella cella. Dove ci sono tutte le nostre membrane semipermeabili che abbiamo appena dimostrato. Questa che stiamo vedendo inquadrata è la cella e questa cella qui, tu adesso ci stai attaccando un elettrodo. Colleghiamo l'elettrodo. Adesso vedremo che questo display che adesso è spento, guarda che si è subito acceso. Blue Energy, fantastico, quindi energia blu. Blu, dal mare. Ma senti Doriano, questo progetto da chi è stato messo a punto e chi lo sta portando avanti? Questa tecnica principalmente è portata avanti nei Paesi Bassi da un ente che si chiama Vetsus e si occupa principalmente di risorse idriche. Come vediamo però entrambe le tecniche, sia l'osmosi sia questa elettrodialisi inversa, sono basate su membrane. Le membrane sono costose e si rovinano facilmente, quindi noi in Italia abbiamo messo a punto una nuova tecnica, partita da una mia idea un paio d'anni fa. Questa nuova tecnica si chiama CapMix, cioè Capacitive Mixing, mescolamento capacitivo, tramite un condensatore. Vuol dire che questo mescolamento dà
energia tramite un condensatore. È una tecnica basata sui carboni attivi che dovrebbe essere molto più economica. Allora, bravo Doriano per questa intuizione. Com'è che ti è venuto in mente innanzitutto? Ho sempre lavorato nel campo dell'elettrocinetica e i principi elettrocinetici sono quelli che governano tutto questo che vediamo. Facci vedere il core di questa tua invenzione, di questa tua idea. Hai detto che ha a che fare con l'elettrostatica? Esatto, il principio è elettrostatico, quindi partiamo dall'elettrostatica, cioè senza soluzioni, ve lo faccio vedere in grande. Sì. Poi lo facciamo in microscopico in una celletta in acqua, inizialmente lo facciamo in grande. Questo aggeggio genera una alta tensione e mi serve per caricare questo oggetto. Questo oggetto vedi che è fatto da due piatti, due piastre di alluminio, che sono isolate attraverso questo isolante di plastica, questo piatto di plastica. Sì, è una specie di condensatore molto semplice. È un condensatore, essenzialmente è un condensatore elettrostatico. Io lo posso caricare tramite questo generatore di alta tensione. Quindi con questo filo marroncino tu adesso gli hai passato della corrente elettrica. Esatto, della carica. Quindi ho depositato sopra una carica negativa e sul piatto sotto una carica positiva. Quello particolare che voglio mostrarvi è quello che succede quando sollevo il piatto. Allora, iniziamo a caricare. La carica, quando anche stacco il generatore, la carica rimane nei due piatti, ma quando sollevo scocca una scintilla. E infatti si è visto perfettamente questa piccola scintilla che si è creata tra queste due lamelle. Fammi toccare le lamelle che così lo vediamo meglio. Quindi tra queste due lamelle qua noi vediamo una scintilla. Fallo ancora che lo rivediamo. Perfetto, si vede perfettamente. Allora, la scintilla è naturalmente una manifestazione di un'energia elettrica piuttosto bassa. Però questo è il principio. Questo è il principio. Quello che capiamo è che quando abbiamo delle cariche elettriche che si attraggono e a forza le allontaniamo, come faccio io con il mio braccio, aumento l'energia. Sto producendo dell'energia. In questo caso sto convertendo l'energia dei miei muscoli in energia elettrica. Quindi il movimento che tu fai per staccare le due piastre, diciamo, dà origine ad una corrente elettrica. In questo caso otteniamo una scintilla. Adesso vediamo cosa succede nel caso in cui invece noi mettiamo lo stesso principio applicato alle soluzioni. Quindi il lavoro non lo fai più tu col tuo braccio, ma lo fanno le soluzioni che abbiamo visto poco fa. Cosa abbiamo qui? Ora, qui ha sostituito i due elettrodi di alluminio con queste due laminette di grafite. Quelle due parti scure sembrano una vernice, sono carbone attivo. Il carbone attivo è una spugna estremamente porosa su scala praticamente atomica. Quello che si usa per fare i filtri. Esatto, serve per purificare l'acqua perché assorbe come una spugna tutte le impurità dell'acqua, compreso il sale. Ora, cosa succede quando noi usiamo due di queste laminette? Sì, tu hai montato due laminette qui, separate. Una qui sopra e una qui sotto. E le abbiamo collegate ad un generatore di bassa tensione questa volta. Quindi è come se fosse un trasformatore che ci sta dando corrente questo. E io leggo 3 adesso. 3 sono 300 millivolt. Ok, quindi adesso noi gli stiamo dando 300 millivolt. Abbiamo preparato in questo modo. Ora, quello che succede è che anche in questo caso abbiamo degli atomi carichi di sale in questa soluzione. Perché qua dentro c'è acqua e sale. Acqua e sale. Ok. E questi atomi carichi vengono attratti dai due elettrodi e si separano, riempiono i due elettrodi di carbone attivo come se fossero delle spugne. Quindi riusciamo a mettere una gran quantità di carica, perché man mano, ogni volta che un po' di carica entra nell'elettrodo, attrae dei nuovi ioni, dei nuovi atomi carichi e quindi continua ad aumentare la carica contenuta nei due elettrodi. Quindi uno dei due elettrodi si caricherà in modo positivo e l'altro si caricherà in modo negativo, come in una pila. Esattamente, questo infatti viene usato a volte per fare delle piccole pile, questa tecnica, viene già usata normalmente per fare le pile. Quello che normalmente non viene detto è quello che succede quando si cambia la salinità. Allora, vediamo anzitutto cosa succede se stacco i fili. Quindi adesso con i fili staccati lui non riceve più la corrente che gli stavi dando. E lo attacchi a questo. Non si scarica istantaneamente, ma se lo attacchiamo qui, vediamo che lui mantiene una carica 369 millivolt. Allora aspetta, eccolo qua, 369 millivolt. Adesso noi non gli stiamo dando corrente perché questo è soltanto un misuratore. E lui sta misurando la corrente che viene generata dai due elettrodi. Una tensione, non stiamo ancora facendo scorrere la corrente, ma c'è un'energia. Una differenza di potenziale. Esatto. Rimane dentro perché appunto questi elettrodi sono talmente porosi che trattengono come spugne
gli atomi carichi. Certo. Ora prova a cambiare la soluzione, cioè mettere in acqua dolce. Allora io da qui, che è in acqua salata, lo metto in acqua dolce. Vi prego di prestare attenzione a quello che succede qua. Guardate, 367. Di poco, lentamente, ma la tensione sale. 69. La tensione sta salendo, 370. Quindi cosa succede? Che stanno generando energia elettrica. Esatto. La stanno liberando dopo aver accumulato le due cariche su due diversi elettrodi. Esatto. Senti, ma... È l'equivalente del principio che abbiamo visto in quello strumento. L'acqua dolce cerca di togliere gli ioni, quindi cerca di allontanarli, certo, come facevo io con il braccio prima nel sollevare la piastra. Certo. E quindi sappiamo che quando cerchiamo di allontanare delle cariche che si attraggono generiamo energia. Ecco quello che sta succedendo qui. Senti, veramente complimenti Doriano, torna pure alla tua postazione, ma spiegami una cosa, un domani questo tipo di produzione di energia elettrica potrà essere utilizzato per soddisfare il fabbisogno di tutti? Allora, potrebbe coprire nel principio una grandissima percentuale dell'energia, del fabbisogno energetico, 10-20%, qualcuno dice 50%. Però qui voglio ricordare una cosa, cioè che non esiste nessun tipo di energia che sia veramente completamente pulita, rinnovabile e rispettosa dell'ambiente. Quindi è importante, più che avere una sola energia per coprire tutto il fabbisogno energetico, averne tanti tipi da applicare ognuna nel posto migliore. Se abbiamo un torrentello che arriva nel mare e abitiamo vicino al mare, abbiamo acqua dolce, acqua salata, possiamo usare questa tecnica. Sono completamente d'accordo con te. Senti, quanta energia si può estrarre in questo modo? Quella celletta lì produce tanta energia quanto una piccola pila, ma un impianto delle dimensioni di un frigorifero, diciamo, può produrre l'energia per una casa. Ma tu mi facevi prima un paragone se noi usassimo tutta l'energia che potrebbe essere generata dal Po. Sì. Il Po produrrebbe 3,7 gigawatt. Gigawatt? Quindi stiamo parlando di energia del livello di quella prodotta da una centrale nucleare? 4 volte. 4 volte prodotta da una centrale nucleare soltanto... Con l'energia del Po. Con l'energia del Po. Allora, quando è che vedremo questa maniera di produrre energia in atto anche in Italia? Allora, in piccola scala si sta già iniziando, soprattutto nei paesi del nord. In Italia vorremmo applicare la nostra tecnica. Per adesso siamo qui, stiamo sviluppando i materiali migliori, ma spero che entro 2 o 3 anni avremo un piccolo prototipo, come questo, e chissà, tra 5 anni magari avremo le prime centrali. Allora, è un sogno meraviglioso che io auguro a Doriano Brogioli e a tutti noi che si concretizzi il più presto possibile. Io ringrazio moltissimo Doriano Brogioli, ricercatore presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca, per questa meravigliosa intuizione, per questa idea e per questa realizzazione che ci potrebbe permettere un domani il sogno di ottenere dell'energia pulita. Proprio ai sogni si riferisce l'aforisma di stasera, col quale vi voglio salutare, ed è dell'attore inglese Jeremy Irons, e recita così: abbiamo tutti le nostre macchine del tempo, alcune ci riportano indietro e si chiamano ricordi, altre ci portano in avanti e si chiamano sogni. Arrivederci.